Bentornati viandanti, io sono Federico Divino e vi do il benvenuto a questa prima lezione introduttiva al corso di Teoria della meditazione. Dunque, per capire di che cosa parleremo in questa serie di video è necessario forse che io mi presenti un attimo. Allora, io sono un antropologo e linguista, mi sono dedicato quindi allo studio del linguaggio come facoltà dell'essere umano e sono successivamente passato allo studio più ampio dell'essere umano proprio in sé. Ho conseguito la laurea magistrale in antropologia culturale, etnologia e etnolinguistica all'Università di Venezia, Ca' Foscari, in interateneo con l'Università di Padova e mi sono specializzato, appunto, già lo stavo facendo nel corso del mio percorso formativo iniziato in triennale, poi ho proseguito anche autonomamente, ma mi sono formato fondamentalmente sul pensiero buddista, sulla filosofia indiana, ma con particolare riferimento al pensiero buddista e alla pratica meditativa che è diventata anche l'oggetto della mia tesi di magistrale, la quale sarà uno dei testi di riferimento principale di questo corso e infatti la troverete nella sua forma diciamo pubblicata sia in ebook che in cartaceo nei riferimenti di questo video. E che cos'è la meditazione e per quale motivo uno studioso del linguaggio o dell'essere umano si deve interessare, deve diventare in qualche modo un orientalista? Io già lo ero prima in realtà, sono partito da orientalista. In realtà la filosofia buddista appunto è più di una semplice pratica cultuale, mistico-religiosa, ma se studiata approfonditamente e soprattutto nella sua lingua originale, io in particolare in realtà mi sono occupato nello specifico di buddismo antico e dunque del buddismo codificato nel canone Pali, nella lingua Pali, e che appunto ho studiato per poter comprendere al meglio nella sua lingua originale il contenuto di questa antichissima filosofia. Appunto, se studiato in lingua originale si scopre che il buddismo non è affatto una religione, ma è a parte che poi religione è un termine di conio occidentale e magari mal si applica alla descrizione di quelle che sono le tradizioni intellettuali, filosofiche o comunque le scuole di sapere, mettiamolo così, le sapienze come le chiamavano alcuni, del resto del mondo, non è solo l'Oriente, il cosiddetto Oriente, che anche qui è un termine molto generico, ma proprio il resto del mondo, magari poco a che fare con la religio latina e soprattutto il buddismo ha ben poco a che vedere con la religiosità. Il buddismo ha una serie di termini specialistici, incredibilmente tecnici, per descrivere una serie di problematiche che erano poi le problematiche del Buddha e che in realtà già si interfacciavano con un ampissimo panorama intellettuale indiano che da secoli discuteva delle stesse identiche problematiche. Il buddismo ha solo fornito la sua versione, diciamo, la sua soluzione a certe problematiche. Queste problematiche quali sono? Sono appunto quelle incredibilmente, paradossalmente, di cui si occupano i linguisti e gli psicanalisti, cioè che cos'è il linguaggio, che cos'è la percezione, come il legame, il rapporto tra linguaggio e percezione modifica la cognizione umana del mondo, della sua interiorità e come lo porta in qualche modo alla sofferenza. Diciamo gli aspetti psicoanalitici del buddismo che noi ritroviamo nella meditazione, la pratica meditativa è strutturata appositamente per essere una forma di indagine interiore, di indagine soprattutto di queste modalità percettive, di disvelamento dei problemi cognitivi umani per portare appunto il soggetto meditante ad una risoluzione di questi problemi e, e sono appunto le stesse problematiche. Dunque è fattibile, è possibile un dialogo tra le scienze linguistiche e la filosofia indiana, ma diciamo noi ci occuperemo prevalentemente di buddismo e di pratica meditativa. Come è possibile un dialogo, come effettivamente ha fatto un grandissimo studioso Padmasiri De Silva, tra buddismo e psicanalisi? Lui è stato, diciamo, uno degli iniziatori del dialogo tra psicoanalisi e
teoria psicologica buddista, perché il buddismo si occupa prevalentemente di cognizione e di sofferenza umana, di interiorità, di traumi soprattutto. Vedremo perché, ovviamente io argomenterò tutto, è già tutto argomentato nel testo, diciamo, di bibliografia che qui vi lascio in descrizione qui sotto, ma chiaramente in questi video noi faremo una sorta di riassunto, di excursus per appunto riprendere queste tematiche, rispiegarle, anche per permettergli di raggiungere un pubblico più alto. Dunque il buddismo si occupa di questo e noi vedremo perché, argomenteremo perché, ed è fondamentale dunque per fare una corretta teoria della meditazione. Noi parleremo certamente di meditazione, ma il corso si chiama Teoria della meditazione perché noi daremo, diciamo, soprattutto le basi filosofico-psicologiche, diciamo più in generale antropologiche. La filosofia buddista è un discorso sull'essere umano, dunque è un'antropologia, una sorta di antropologia clinica però. E la meditazione è un'antropologia clinica, molto affine peraltro all'indagine fenomenologica, che non a caso Binswanger chiamerà nella sua psichiatria fenomenologica antropoanalisi o Daseinsanalyse, l'analisi dell'esserci. E vedremo chiaramente tutte queste cose nel corso della nostra lezione, nelle nostre lezioni, io ve le sto solamente anticipando. E vi darò dunque adesso dei concetti preliminari per capire di che cosa si parla. In primis bisogna capire per quale motivo il buddismo si occupa di questa cosa. E il buddismo nasce come filosofia all'interno del panorama indiano, era un panorama intellettuale vivacissimo che si era occupato già prima del Buddha. Ci sono delle grandi tradizioni filosofiche, in primis i commenti, diciamo, le Upanishad, io le chiamo commenti perché sono in qualche modo degli stimoli filosofici che si originano da una rilettura del testo sacro tradizionale che sono i Veda. E queste Upanishad chiaramente precedono, alcune chiaramente non tutte, perché storicamente sappiamo che hanno continuato ad essere scritte Upanishad anche per secoli dopo l'avvento del buddismo, ma c'erano sicuramente delle speculazioni filosofiche upanishadiche già prima della venuta del Buddha, come una delle più antiche filosofie indiane, la filosofia Samkhya, nella sua forma probabilmente non dualistica, che era una forma ben diversa dal Samkhya che conosciamo oggi e che è una sorta di rilettura, rivisitazione del Samkhya in chiave, diciamo, vedica. Molto probabilmente il Samkhya antico nasce come filosofia antivedica, ma queste sono delle teorie che poi semmai approfondiremo. Appunto, in queste filosofie già era presente il problema fondamentale dell'essere umano, cioè che l'essere umano soffre. Sembrerà una sciocchezza, ma cercare di capire quali sono effettivamente i motivi nucleari, fondamentali che portano alla sofferenza dell'essere umano non è facile, ma già queste filosofie che erano partite con un'indagine analitica, psicoanalitica, cioè proprio andare a vedere nel dettaglio, sempre più nello specifico, come ragiona l'essere umano, perché soffre, da dove si origina la sua sofferenza, eccetera, eccetera, già queste filosofie avevano risposto sostanzialmente che il problema principale dell'essere umano era il fraintendimento, cioè l'essere umano vive in un mondo che non è il mondo della realtà, ma è una rilettura del mondo della realtà, una sua reinterpretazione, e questa reinterpretazione scambiata per la realtà assoluta è la causa della sofferenza. Questa reinterpretazione non è altro che la riduzione del mondo, del reale, operata dai mezzi cognitivi dell'essere umano. L'essere umano, questa è una narrazione tipica indiana, è in qualche modo intrappolato in un corpo, questo corpo è il veicolo di conoscenza del mondo, e questo corpo però è anche l'essere umano stesso, attenzione, perché come poi vedremo nel buddismo, il corpo coincide con l'identità dell'essere umano. L'io, l'ego, ciò che di un essere umano ci fa dire io sono, è fondamentalmente
la sua soggettività corporea, la sua corporeità, il suo, come si dirà, il suo, come si dirà in un testo buddista molto importante che avremo modo di analizzare in successive lezioni, cioè è un testo che tra l'altro io ho tradotto e per questo lo conosco probabilmente meglio di altri testi e quindi vi porto, diciamo, come esempio, cioè il sutra sulla presenza mentale o sulla consapevolezza. In questo testo appunto si dice che esiste un corpo nel corpo, un kaye kaya, un kaye kaio, e, e meditare su questa esperienza di corporeità sovrapposte, uno appunto è il corpo cognitivo, è la nostra immagine del corpo che si sovrappone alla nostra corporeità materiale, effettiva, e meditare su questa cosa è già un primo passo per uscire dal problema del fraintendimento cognitivo. L'essere umano appunto opera una serie di sdoppiamenti percettivi. La cosa non è l'immagine della cosa che noi viviamo nella nostra mente, nella nostra cognizione, ma l'essere umano in qualche modo non ha mai rapporti con la cosa diretta, ha rapporti solo cognitivi, dunque ha rapporti con l'immagine della cosa, con la copia cognitiva della cosa. E tutto questo a lungo andare genera una serie di fraintendimenti. Il buddismo dirà che l'essere umano soffre soprattutto dell'impermanenza delle cose, ma non della cosa reale. La cosa reale in realtà non si disfa, è una sorta di unità mondana. Noi vedremo più avanti, questa è solo un'introduzione, ma cercheremo di spiegare al meglio, soprattutto leggendo i testi, per quale motivo la visione buddista è fondamentalmente una visione monista, ma l'essere umano non ha rapporti con questa unità, ha rapporti con una serie di aggeggi mentali, una serie di enti che lui in qualche modo struttura attraverso la nominazione, ma questi enti gli appaiono come impermanenti, gli appaiono come volubili, soprattutto volatili. Volubili perché? Perché non sono necessariamente soggetti soggiogati alla sua volontà, anche se l'essere umano si serve dello strumento linguistico proprio per imporre la sua volontà di potenza, potremmo dire, sul mondo. Ebbene, scopre fondamentalmente che questa cosa è insufficiente, che a volte gli enti del mondo non gli rispondono come lui vorrebbe, poi spariscono e l'essere umano fraintende questo sparire di queste porzioni di realtà che lui ha isolato e ha iniziato a concepire come oggetti separati, individuali, con i quali avere un rapporto diretto. L'essere umano si affeziona alle cose, in realtà si affeziona all'immagine delle cose che lui scambia per le cose medesime, per le cose stesse, e questo suo affezionarsi a degli enti che in realtà sono astrazioni lo porta fondamentalmente a soffrire quando scopre che la realtà è che questi oggetti mentali sono interdipendenti tra di loro, esistono solo nella dimensione cognitiva, non fanno riferimento ad una realtà reale. Poi anche qua in realtà potremmo aprire una parentesi e dire che esiste una sorta di connessione e di coincidenza molto particolare, ma questo è un discorso più avanzato che faremo alla fine, tra realtà cognitiva e realtà esterna. In realtà lo stesso buddismo appunto nega un dualismo tra mondo dell'interiorità e mondo dell'esteriorità, vedremo perché, ma quando l'essere umano ancora è convinto dell'esistenza di questo dualismo e vive una sua interiorità, soffre della privazione, del disfacimento di questi enti cognitivi che appunto risultano essere diversi da come se li era immaginati. Per questo motivo il discorso del buddismo è un discorso fondamentalmente linguistico. Noi ci rifaremo molto alla linguistica strutturale, come ci rifaremo molto alla psicoanalisi per trattare della nostra teoria della meditazione, ma c'è da dire che tutto ciò non è affatto una novità, in quanto il mondo indiano è proprio il mondo che fonda la linguistica. È infatti nelle raffinatissime ed accuratissime indagini linguistiche operata da grandi autori come ad esempio Panini, che è diciamo il grande studioso del sanscrito dell'India antica e che farà quest'opera incredibilmente lunga, l'Ashtadhyayi, e in cui lui analizzerà
il sanscrito e nell'analizzare il suo linguaggio, più o meno, insomma, non è detto che parlasse proprio quel sanscrito, ma in qualche modo nell'analizzare una struttura linguistica complessa, lui si deve servire di una serie di strumenti. Questi strumenti erano già noti all'India antica e sono poi gli strumenti della linguistica. Parole come fonetica, in sanscrito shiksha, parole come etimologia, che in sanscrito si rende come nirukta, o parole come morfologia, che in sanscrito si rende come ryakarana, appunto non erano note all'Occidente finché non avviene qualche cosa di sorprendente, cioè per noi oggi nel mondo globalizzato sembra assurdo parlarne, ma lo scontro vero e proprio che c'è tra il mondo indiano e il mondo occidentale al tempo del colonialismo britannico, quando una serie di testi vengono riportati, o meglio vengono portati per la prima volta nel mondo occidentale, che fino ad allora ehm, andava avanti solamente con la filologia dei testi classici, quello che succede con questo impatto è fondamentalmente che tutto l'apparato linguistico del mondo indiano viene preso, trasportato, diciamo, nel mondo intellettuale occidentale e ancora oggi la vera linguistica è semplicemente un riadattamento di queste basi che sono state date dal mondo indiano. In realtà l'Occidente non inventa la linguistica, l'Occidente fa derivare la sua linguistica dall'incontro tra la filologia e la linguistica già esistente nel mondo indiano. Il mondo indiano aveva già operato una indagine approfonditissima sul linguaggio, dunque noi non dobbiamo sorprenderci se il Buddha farà direttamente o indirettamente riferimenti continui al problema del linguaggio, della percezione, della vijnana, cioè del discernimento cognitivo. Saranno tutti termini tecnici che noi vedremo, dedicheremo fondamentalmente più o meno per ogni termine tecnico una lezione ad ogni termine tecnico e, e dunque questo mondo che già conosceva la linguistica e deve essere da noi analizzato con i poveri strumenti che abbiamo noi oggi, appunto le scienze cognitive, la filosofia del linguaggio e quant'altro, ma appunto sarà un discorso magari che alcuni non si aspetteranno se si parla di meditazione. E invece i fondamenti stessi della meditazione che noi dobbiamo apprendere per capire al meglio della meditazione, prima di andare a parlare di mindfulness, di rilassamento, tutte cose che nella meditazione originale non esistono, questi sono riadattamenti operati diciamo, dalla rilettura che la psicologia occidentale fa della psicologia buddista. Sono due psicologie fondamentalmente agli antipodi in realtà. La psicologia occidentale è egolatrica, il buddismo invece vuole disfare il costrutto psichico dell'io, vuole in qualche modo mettere in crisi l'identità dell'essere umano, dirgli che non ha un'identità, che la sua identità in realtà coincide con quella del mondo e che non c'è separazione tra la mia soggettività e quella di un altro. Questo è un discorso che la psicologia occidentale non può affrontare, potrebbe forse affrontare la psicoanalisi laganiana, avrebbe forse qualche strumento, ma di certo la mindfulness non è il frutto dell'incontro tra la psicoanalisi e il buddismo, ma è il frutto dell'incontro tra la psicologia occidentale che rilegge la meditazione buddista e sostanzialmente la reinterpreta. La mindfulness non ha nulla a che vedere con la vera meditazione buddista, la quale appunto è questa approfonditissima analisi sulla realtà e sulla percezione, che non ha assolutamente lo scopo di rilassare, non ha lo scopo di essere un palliativo, un narcotico contro lo stress umano, ma vuole essere invece proprio un elemento traumatizzante, o meglio, vuole riportare alla luce tutti i traumi e affrontarli faccia a faccia, dando gli strumenti, diciamo, intellettuali necessari per questa sfida. Questo è lo scopo della meditazione. Appunto, noi vedremo come la meditazione si articola attraverso questa indagine filosofica. E io ho già parlato a sufficienza e questo ovviamente era solo un video introduttivo e noi inizieremo ben presto a parlare con le prossime lezioni di concetti quali dukkha,
cioè di disagio, di sofferenza, di trauma, forse anche, perché no, analizzeremo più o meno questo concetto. Vi anticipo, parleremo di convenzione, voharo o prajñapti, di designazione cognitiva, di nome, di forma, di corporeità, di percezione della forma e della propria corporeità, di cognizione, di discernimento, di coscienza o discernimento cognitivo. Questi sono tutti termini con cui noi dovremo familiarizzare e che ci porteranno sempre di più verso la comprensione di quella che è jhana in Pali o dhyana in sanscrito, cioè la concentrazione, la meditazione. La meditazione non può essere fatta doverosamente se noi prima non abbiamo fatto un percorso in qualche modo teorico, diciamo tra virgolette, ma questa differenziazione tra teoria e prassi anche è assente nel buddismo. Noi già studiando che cos'è in termini chiaramente buddisti, noi ci rifaremo ai testi originali, ma già dicendo che cosa dice il Buddha sulla cognizione, che cosa dice il Buddha sul linguaggio, che cosa dice il Buddha sulla percezione, sul corpo, sulla mente, sul trauma, sulla sofferenza, sul disagio, eccetera, eccetera, noi già staremo meditando. Questa differenza tra teoria e pratica non esiste. Noi già facendo uno studio, noi già pratichiamo, noi già entriamo in contatto con i contenuti e quindi questa è già una pratica, è già un esercizio mentale che poi in qualche modo noi riapplicheremo quando effettueremo appunto nel nostro intimo, diciamo, l'esercizio di rivalutazione, di riconsiderazione di tutto ciò che abbiamo già studiato attraverso queste lezioni, e questa sarà la vera e propria meditazione che io vi propongo. Detto questo, io vi saluto, vi invito a guardare i testi bibliografici su cui si basa questo corso, che saranno riportati nella descrizione del video, e vi invito ovviamente ad iscrivervi a questo canale per essere sempre aggiornati sull'uscita di nuove lezioni, non solo mie, ma anche diciamo degli altri colleghi che si stanno occupando di argomenti interessantissimi. Pertanto io vi aspetto, diciamo, metaforicamente vi aspetto alla prossima lezione, che sarà dedicata in qualche modo al fascio di percezioni e in cui introdurremo appunto la teoria della cognizione nel buddismo.